Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come ho realizzato questo pan brioche alla zucca e gocce di cioccolato. Guardate quanto è alto ed è anche super soffice. Un po' di tempo fa avevo fatto un pane alla zucca e vi era molto piaciuto e allora ho variato un po' la ricetta e ho cercato di farlo dolce, anche perché con la zucca ci vengono dei dolci buonissimi. E questo è stato il risultato. È un pan brioche dal gusto molto delicato e la zucca si sposa a perfezione col gusto del cioccolato. Per questo pan brioche ho utilizzato una cottura un po' particolare che poi vi farò vedere. Iniziamo. Qui mi sono preparata 680 g di farina, metà Manitoba, metà 00 e aggiungiamo una bustina di lievito di birra disidratato che corrispondono a 7 grammi. E diamo una bella mescolata. Ora facciamo entrare la protagonista di questa ricetta, la zucca. Questi sono 300 g di zucca cotta. Io l'ho fatta cuocere al microonde, al massimo della potenza, per 5-6 minuti, tagliata a cubetti. Si può cuocere come più preferite. Potete farla al vapore, potete cuocerla in friggitrice ad aria, in forno. L'unico metodo di cottura che vi sconsiglio è quello di farla lessa, perché in questo modo la zucca assorbe tanta acqua e dovremo mettere molta più farina nell'impasto e poi il pan brioche non ci viene così soffice. Quindi la mettiamo nella ciotola. Ora con una forchetta la schiaccio per bene. Un consiglio importante: prima di preparare l'impasto lasciamo intiepidire la zucca, perché se è troppo bollente interferisce con la lievitazione e quindi c'è il rischio che il nostro impasto non lieviti. Questa regola vale anche per gli altri ingredienti, come ad esempio il latte. Non va mai messo troppo caldo perché può rovinare il lievito di birra. Quindi abbiamo schiacciato per bene la nostra zucca. A questo punto aggiungiamo lo zucchero, questi sono 150 grammi, un uovo e diamo una prima mescolata. A questo punto aggiungiamo 250 ml di latte e 50 ml di olio di semi di girasole. Ora iniziamo ad aggiungere la farina un po' alla volta. Quando iniziamo a far fatica con la forchetta, continuiamo a mescolare con le mani. Finiamo di impastare sul piano. Se vediamo che l'impasto è ancora troppo morbido e non riusciamo a lavorarlo, possiamo aggiungere ancora un po' di farina. Poca alla volta, una spolverata ed impastiamo, una spolverata ed impastiamo. Cerchiamo di aggiungerne il meno possibile, così l'impasto verrà bello soffice. Eccolo qua, l'impasto è pronto, è venuto bello omogeneo. Non ho dovuto aggiungere tanta farina, giusto una spolverata per lavorarlo meglio. Adesso lo mettiamo in una ciotola e lo facciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Quindi prendiamo una ciotola bella capiente, mettiamo l'impasto all'interno. Facciamo un'incisione a croce sopra, che ci servirà per controllare meglio la lievitazione. Poi copriamo con la pellicola e facciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Io di solito la metto nel forno con la lucina accesa. Ci vorranno circa 2 ore. Ok, l'impasto è lievitato, guardate quanto è cresciuto. Ora infariniamo per bene il piano e lavoriamolo leggermente, quindi lo rovesciamo sopra e con le mani un po' infarinate lo allarghiamo leggermente ed andiamo ad aggiungere le gocce di cioccolato. Queste sono 100 g di gocce di cioccolato, quindi le metto sopra e lavoro bene l'impasto
per farle incorporare. Se serve aggiungo un pizzico di farina, ma proprio un pizzico, ed impasto. Come vedete, questo impasto è già abbastanza arancione perché la zucca aveva un colore bello intenso. Però se vogliamo rendere questo colore ancora più vivo, ancora più arancione, possiamo aggiungere della curcuma. Quindi in questa quantità di impasto un paio di cucchiaini di curcuma secondo me fanno già tanto. Ecco qua, l'impasto è pronto. Le gocce di cioccolato si sono distribuite più o meno uniformemente. Adesso, per dare quella bella forma di pan brioche a ciambella, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dividere questo impasto in 7 palline più o meno uguali. Quando ho fatto la prova ho fatto un pochettino ad occhio, però vi consiglio di pesarle. Ogni pallina all'incirca deve pesare attorno ai 200-210 grammi. Quindi tagliamo l'impasto, facciamo delle palline e le pesiamo. 194 grammi. Ormai c'ho l'occhio. Se vi dovesse avanzare un po' di impasto, cosa fate? Lo distribuite uniformemente a pezzettini sopra ogni pallina. Ora abbiamo due possibilità. Possiamo sistemare le nostre palline in uno stampo a ciambella del diametro di 24-26 cm unto e infarinato, tipo questo qui, far lievitare di nuovo per una ventina di minuti e cuocere il nostro pan brioche in forno a 170 gradi per 35-40 minuti, oppure fare una cottura alternativa, che è quella che vi faccio vedere io. Conoscete questa pentola? Si chiama fornetto Versiglia, è una pentola molto antica che utilizzavano le nostre nonne e simula in qualche modo la cottura in forno, però la cottura avviene sul fornello, quindi sfruttando il calore del fornello, solitamente il fornello piccolo del gas. È una pentola composta da 3 parti, quindi ha una base, che non è altro che uno stampo molto simile allo stampo a ciambella, poi ha un coperchio, un bucherellato, poi vi spiego a cosa servono i buchi, e uno spargifiamma specifico. Questo fornetto Versiglia è di 24 cm di diametro, l'ho unto e infarinato. E adesso infarino leggermente le mani, e arrotondo per bene le palline e le sistemo all'interno. Faccio così con tutte le palline. Le arrotondo, tirando l'impasto verso il basso. Ora facciamo lievitare l'impasto ancora per una ventina di minuti e poi passiamo alla cottura. L'impasto ha fatto la seconda lievitazione, possiamo passare alla cottura. Cottura sul fornello, come vi ho detto prima. Vi spiego come si fa. Vi ho detto che questa pentola è fatta da 3 parti, la base, lo spargifiamma e il coperchio. Mettiamo lo spargifiamma sul fornello piccolo del gas, perfettamente al centro. Appoggiamo sopra il nostro stampo, chiudiamo col coperchio e accendiamo la fiamma. Ora facciamo cuocere per 10 minuti con la fiamma al massimo, poi abbassiamo al minimo e facciamo cuocere ancora per 25-30 minuti, forse anche meno, poi dopo li controlleremo insieme. Vi spiego velocemente come funziona questa pentola, chiamiamola pentola magica perché riesce a simulare la cottura in forno ma lo fa sul fornello. Partiamo dal basso, lo spargifiamma. Lo spargifiamma ha fondamentalmente 3 funzioni. La prima funzione è quella di diffondere alla base della pentola il calore in modo uniforme. La seconda funzione è quella di non far stare la pentola direttamente a contatto con la fiamma e quindi permette che la base di quello che è all'interno non si bruci, ma la funzione fondamentale è quella di convogliare e concentrare il calore all'interno della pentola. Il calore praticamente attraversa il foro dello stampo a ciambella,
sbatte col coperchio, circola all'interno della pentola e fuori esce da questi fori che sono sopra il coperchio stesso. Poi questi fori sono comodi anche per un'altra cosa. Possiamo fare la prova a stecchino direttamente infilando uno stecchino qui dentro, ok? Senza dover aprire e togliere il coperchio. E allo stesso tempo io spesso con la torcia del cellulare illumino e cerco di capire se il ciambellone piuttosto che il pan brioche o qualsiasi cosa che è contenuta all'interno inizia a prendere colore. Sono passati 10 minuti, ora abbassiamo la fiamma al minimo e facciamo cuocere per circa 25 minuti. Vi do un paio di consigli per chi magari non è proprio confidente con questo tipo di pentola oppure vuole iniziare a provare e ha paura di sbagliare. Allora, il primo consiglio è quello di scegliere il fornello giusto. Allora, le opzioni sono due, o il fornello piccolo o il fornello medio piccolo. Lì purtroppo dovete fare delle prove per rendervi conto di qual è il fornello più indicato per cuocere al meglio le cose che sono all'interno. Quindi vi consiglio di provare magari prima col fornello piccolo, sempre 10 minuti al massimo e poi il resto di cottura con la fiamma al minimo. Se vedete che non è sufficiente, spostatevi sul medio alto e provate la cottura su quello. Il secondo consiglio è quello magari di girare la pentola ogni tanto. Questo perché se per caso non avete messo lo spargifiamma perfettamente al centro del fornello, girandola di tanto in tanto ci permette comunque di avere una cottura uniforme sul fondo. Ho fatto cuocere ancora 20 minuti con la fiamma al minimo. Prima di spegnere faccio la prova a stecchino e vediamo se è cotto bene dentro. Lo stecchino è ancora un pochettino umido, quindi io farei cuocere ancora per una decina di minuti. Sul tempo di cottura vi dovete un pochettino regolare col vostro fornello, ok? Quindi non c'è una regola, dovete fare delle prove, ma ci mettete poco ad imparare come ho fatto io. Facciamoci coraggio e apriamo. Sono soddisfazioni, guardate quando è venuto alto. Siccome la superficie ha formato una sorta di crosticina, adesso che è ancora bello caldo, cosa dobbiamo fare? Con un pennellino bagniamo per bene e poi rimettiamo il coperchio e facciamo raffreddare completamente il pan brioche prima di toglierlo dallo stampo. E niente ragazzi, sono troppo curiosa, lo voglio tirare fuori dallo stampo anche se è ancora bello caldo. Vediamo intanto se si stacca. E in ultimo una bella spolverata di zucchero a velo. Anche perché non è particolarmente dolce come pan brioche, quindi possiamo metterlo. Allora, come avete visto, io ho cotto questo pan brioche nel fornetto a versiglia, però potete tranquillamente cuocerlo in forno. Basta utilizzare uno stampo a ciambella del diametro di 24-26 cm e cuocere in forno a 170 gradi per 35-40 minuti. Con questo impasto alla zucca io ho realizzato questo pan brioche a forma di ciambella, ma potete utilizzarlo tranquillamente per fare un bellissimo Danubio, quindi fate tante palline piccoline del peso di circa 40-50 grammi, le sistemate all'interno di una teglia tonda del diametro di 28 cm circa e diventa un Danubio alla zucca, che potete eventualmente anche farcire, quindi ogni pallina all'interno, prima di chiuderla per bene, potete mettere un po' di crema, potete mettere un pezzettino di cioccolato che poi in cottura si scioglie, insomma a seconda dei vostri gusti potete variarlo. Un altro piccolo suggerimento che voglio darvi è quello di provare questo pan brioche non con le gocce di cioccolato ma con l'uvetta, magari ammollata nel rum, e le noci tritate. È una versione un pochettino più particolare e sfiziosa, perfetta per i giorni delle feste. E per mantenerlo così bello soffice per diversi giorni? Facilissimo, basta metterlo ancora tiepido in un sacchetto per alimenti. In questo modo l'umidità che emetterà il pan brioche quando si raffredda lo farà rimanere bello soffice. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile.
Se volete vedere altre ricette fatte col fornetto Versiglia, fatemelo sapere. Io sono particolarmente affezionata a questo utensile di vecchia generazione, tanto che ne ho voluto fare uno proprio a marchio fatto in casa da Benedetta. Proprio perché non volevo che questa meravigliosa pentola, che come vi ho raccontato usavano le nostre nonne, fosse dimenticata, e quindi spero che come me vi appassionerete alla cottura con la pentola fornetto e io direi di assaggiare. Buono, buono, buono. Quindi mi raccomando, provate a farlo e fatemi sapere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!